La tua vita è in pericolo. Devi fare esattamente come diciamo, Harry. LOL, volevo dire Jerry. Guida, ora, razzo. Oggi parliamo di un film che sembra aver riportato l'orologio della Pixar indietro di una ventina d'anni, un'epoca in cui le storie che lo studio di animazione raccontava riuscivano a far ridere i bambini e a far riflettere gli adulti. Parliamo di Jumpers, un salto tra gli animali. Dopo pellicole che più che narrazioni vissute sembravano demo tecniche, la Pixar sforna un'opera che, oltre a essere bellissima da vedere esteticamente, ha anche un messaggio da trasmettere, ha anche qualcosa da dire. Un messaggio morale importante, un coinvolgimento emotivo, sincero, sentito e molto intenso e un trucchetto visivo che la Pixar ha ereditato, rubato per così dire, dai classici del passato. Volete sapere di cosa si tratta? Restate con me perché lo scopriremo fra poco. La trama ci porta nel cuore di un equilibrio naturale delicatissimo, nel quale i regni animali devono unirsi per far fronte, per riuscire a sopravvivere alla costruzione da parte dell'uomo di un'autostrada che minaccia di rendere il territorio inabitabile per gli animali. Attenzione però! Non siamo di fronte alla classica lezione ecologista, proprio perché il film scava molto più in profondità e sposta l'enfasi sul legame emotivo della protagonista alla missione che lei stessa si propone. Tutto ruota intorno alla radura, lo stagno, il posto speciale che Mabel condivideva con sua nonna ormai defunta. Questo spazio quindi non è semplicemente un paesaggio, un pezzo di territorio, ma è memoria visiva, è memoria umana, è un ricordo, è l'eredità che la nonna di Mabel lascia alla propria nipote. Quando Mabel, la protagonista umana del film, si propone di aiutare gli animali a sopravvivere a questa crisi ecologica provocata dalla costruzione da parte dell'uomo di un'autostrada nel bel mezzo del loro habitat, ecco che il film tocca la sua corda emotiva più profonda. Ci mostra infatti quanto siamo disposti a sacrificare di noi stessi anche in prima persona, quanto siamo disposti a lottare e a batterci per un principio in cui crediamo. Dicevamo la corda emotiva più profonda del film, proprio perché per Mabel salvare la radura non è semplicemente un dovere verso il pianeta, ma diventa un gesto d'amore, un atto d'amore verso un posto che rappresenta le proprie radici, un ideale che condivideva con sua nonna. Vedere Mabel nei panni di un castoro, collaborare con gli altri animali della radura per far fronte a questa crisi ambientale provocata dall'uomo, ci ricorda che la conservazione non deve per forza nascere da un istinto di sopravvivenza, ma può nascere anche da un moto del cuore. A questo proposito, diciamo anche che gli animali che popolano la radura, lo stagno, sono molto ben caratterizzati, sono molto riconoscibili, hanno ciascuno un'identità molto precisa, molto definita e memorabile. Abbiamo per esempio l'ottimista George, il re dei mammiferi, il flemmatico e assonnato Loaf, altro castoro che popola la radura, e il cinico e ambizioso Titus, re degli insetti. Ecco, abbiamo parlato dell'importanza di caratterizzare i personaggi che popolano il mondo della storia nel video precedente che abbiamo fatto su Elio, esempio invece cattivo nel quale la Pixar non riuscì a caratterizzare ciascuno dei personaggi che popolano il mondo della storia che vogliono raccontare, e proprio lì invece citavamo altri esempi nei quali lo studio sì che riuscì a caratterizzare i personaggi secondari che accompagnavano il protagonista. Pensiamo ad esempio a Monsters & Co. e alla ricerca di Nemo. Vi lascio il video di Elio nel quale appunto parliamo della caratterizzazione dei personaggi nel link qui in alto, andatevelo a recuperare e noi proseguiamo con la nostra analisi di Jumpers, un salto tra gli animali. Ma parliamo ora della scelta tecnica più intelligente del film, che ha a che fare con la prospettiva dalla quale assistiamo allo svolgersi degli eventi. In particolare, quando guardiamo un animale, come facciamo a sapere se lo stiamo guardando come personaggio o come una delle tante creature che popolano la radura? Per differenziare le due entità, la Pixar usa la colorazione degli occhi. Nel film, quando guardiamo un animale dal punto di vista di un altro animale, l'animale che guardiamo è umanizzato e anche i suoi occhi cambiano.
Abbiamo la sclera bianca, l'iride e la pupilla, proprio per renderlo anche dal punto di vista visivo più vicino agli esseri umani. È un individuo con il quale riusciamo a comunicare. Quando però lo stesso animale lo osserviamo dal punto di vista umano, ecco che anche il modo di rappresentarlo cambia attraverso la rappresentazione dei suoi occhi, che diventano sfere nere, difficili da decifrare, proprio a indicare la difficoltà di connessione e di comunicazione tra le due specie. Abbiamo detto all'inizio, se vi ricordate, che questo trucchetto visivo sugli occhi che la Pixar usa per guidarci fra le varie prospettive attraverso le quali assistiamo allo svolgersi degli eventi, Pixar appunto l'aveva ereditato da capolavori del passato. La stessa tecnica l'avevamo osservata nel film del 1981 Red e Toby Nemici Amici, film della Disney in animazione 2D. Nel film, lo sappiamo, una volpe, Red, stringe amicizia con un cane da caccia, Toby, e in una delle sequenze finali del film i due protagonisti devono difendersi dall'attacco di un orso selvatico. Ecco, mentre in tutti gli altri personaggi animali del film riuscivamo nei loro occhi a distinguere la sclera bianca, l'iride e la pupilla, l'orso è l'unico personaggio animale nei cui occhi non riusciamo a distinguere nessuno di questi elementi e i cui occhi consistono semplicemente in sfere nere. Ecco, questa rappresentazione è naturalmente volta a enfatizzare il distacco tra i protagonisti, Red e Toby, dei quali appunto riusciamo a percepire la vicinanza a noi umani, e l'orso, che invece non ha bisogno di essere umanizzato, proprio perché non c'è bisogno che il pubblico empatizzi con questo personaggio. Altro esempio della stessa tecnica, però più recente, lo ritroviamo in Rebelle the Brave, film della Pixar dei primi anni 2000, film di animazione 3D, nel quale, lo sappiamo, la madre della protagonista si trasforma in orso a causa di una maledizione. Ecco, in tutte le sequenze in cui la madre è un orso, gli occhi di quest'orso, della madre in quanto orso, cambiano a seconda che l'istinto umano prevalga o che sia l'istinto animale dell'orso a prevalere sull'animo del personaggio. E gli occhi si alternano da sfere nere inintellegibili a occhi umanizzati con sclera, iride e pupilla. In Jumpers, tornando al film che stiamo analizzando, questa tecnica ha anche un significato molto più profondo e ci ricorda il limite della comprensione umana verso il mondo animale. Dal punto di vista visivo, come sempre, siamo ovviamente ai massimi livelli. C'è una sequenza di incendio, una sequenza in cui c'è una diga che si rompe con conseguente inondazione della radura, simulazioni meravigliose e visivamente molto appaganti. Però rispetto ad altri film della Pixar, come ad esempio Elio, qui c'è una differenza fondamentale, ovvero che gli effetti speciali non strafanno mai. Infatti qua non c'è più la sensazione che lo studio di animazione voglia dimostrarci quanto sono bravi a simulare gli effetti speciali, ma ogni fiamma dell'incendio, ogni ondata di questo tsunami, di questa inondazione che si crea alla rottura della diga, serve per spingere la storia in una nuova direzione, per aggiungere anche dramma alla vicenda, ai fatti narrati. È quindi la tecnica, la tecnologia al servizio della storia e non il contrario. Finalmente, direi. Ah, e poi l'umorismo. Abbiamo un umorismo in Jumpers in perfetto equilibrio tra slapstick comedy, quindi commedia fisica che farà ridere i bambini, e umorismo per adulti, che fa riferimento al mondo nostro contemporaneo di adulti, con battute sottili, raffinate, che magari i bambini non capiscono, ma strizzano un po' l'occhio a noi pubblico adulto. Pensate alla scena, per esempio, nel quale i castori cercano di comunicare con gli umani attraverso un'applicazione di messaggistica. Scrivono il messaggio, compongono il messaggio e si servono poi dell'intelligenza artificiale che lo legge ad alta voce e lo rende comprensibile agli umani. Alcuni dei messaggi che gli animali inviano hanno icone di castori, razzi, cuoricini, e la voce dell'intelligenza artificiale li legge ad alta voce e insieme la scena è estremamente comica. Mi sa che è una di quelle gag che appena la si descrive perde tutta la sua brillantezza e non è più divertente, quindi guardatevela e non accontentatevi della mia descrizione. Comunque, al netto di quanto terribile fosse la mia descrizione della scena,
È una scena, un tipo di comicità che funziona perché è attuale, coinvolge la tecnologia moderna con la quale noi interagiamo tutti i giorni e appunto quasi più fruibile dagli adulti piuttosto che dai bambini. Ecco, è anche questo crossover di pubblico, cioè la capacità del film di interessare tanto un pubblico di bambini come un pubblico adulto, che ci riporta un po' all'epoca d'oro dei film Disney Pixar. Pensiamo a Re Leone, molti anni fa, ormai negli anni 90, film Disney che narrava una classica universale storia di crescita personale, o in tempi più recenti Toy Story che affronta il tema dell'amicizia, o Alla ricerca di Nemo che attraverso un film per bambini di animazione 3D affronta il tema della paternità e il ruolo della genitorialità e il rapporto tra padre e figlio. Per i miei connazionali e amici italiani sembra quasi un po' di tornare allo slogan originale della RAI, che sin dalla nascita si era posta l'obiettivo di informare, educare e intrattenere. Ecco, nel caso dei film della Pixar manca la parte dell'informazione, perché chiaramente si tratta di film di animazione 3D, non di un documentario, ma l'obiettivo di intrattenimento e di educazione è pienamente centrato. Vi propongo ora una piccola riflessione. Non so se avete notato, ma nei film di animazione 3D sembra che incendi, dighe che si rompono e inondazioni che ne conseguono siano espedienti narrativi molto frequentemente usati. Li abbiamo visti in Elemental, film della Disney, e l'abbiamo visti in Il robot selvaggio e ora lo vediamo in Jumpers. C'è il sospetto naturalmente che gli studi di animazione stiano cercando un po' di esibire i muscoli dei propri reparti di effetti speciali nel tentativo di imitare, di replicare qualcosa che avevano constatato inizialmente che funzionava in quanto a impatto che questi effetti speciali avevano sul pubblico. Il ragionamento quindi è: mostro al mio pubblico un incendio interamente animato in 3D e il mio pubblico ne rimane esterrefatto, stupito proprio dalla qualità della simulazione e da quanto vere, da quanto reali sembrino le fiamme di questo incendio. Io studio, replico questo incendio a oltranza, lo inserisco in tutti i miei film, altri studi di animazione e VFX fanno la stessa cosa. Il risultato è che al 50° incendio che il pubblico vede, il pubblico sta già cercando qualcosa di più, si è già stufato, si è già annoiato, soprattutto se questo incendio non serve a supportare la narrazione della storia, la crescita dei personaggi, l'arco di trasformazione dei personaggi e l'avanzare degli eventi. Quindi la domanda è: questi studi di animazione 3D o VFX, effetti speciali, che offrono simulazioni meravigliose di questi effetti speciali, come abbiamo visto incendi, rottura di dighe, inondazioni, tsunami e onde varie, che però non sono a supporto di una trama solida, di una storia veramente memorabile, con personaggi credibili, tridimensionali. Ecco, questi studi sono ancora case di produzione che propongono, che offrono storie memorabili, o sono semplicemente dei laboratori di software che producono demo reel tecniche? Comunque questo discorso non interessa il film Jumpers, un salto tra gli animali, dato che abbiamo visto che in questo caso gli effetti speciali sì che sono veramente a supporto dell'arco di trasformazione dei personaggi e del coinvolgimento emotivo sia dei protagonisti che dello spettatore e della narrazione della storia. Voglio dire, il dramma non sta nella saturazione della tal fiamma nell'incendio o in quante bolle d'acqua lo tsunami, la rottura della diga crea, o in come lo tsunami travolge i tronchi della vallata o della radura nel quale vivono gli animali, ma sta proprio in quello che la perdita della radura, dell'habitat di questi animali significa per gli animali stessi e per la protagonista Mabel, e di conseguenza anche per noi spettatori. In conclusione, Jumpers, un salto tra gli animali è un film che ci intrattiene, ci diverte e ci fa riflettere e ci ricorda soprattutto perché amiamo l'animazione. Il messaggio morale è importante, il coinvolgimento emotivo è intenso e sincero e la qualità visiva è eccelsa. Infatti fatevi un favore e andatevelo a vedere al cinema, proprio perché la qualità degli effetti speciali merita di essere apprezzata sul grande schermo.
In conclusione vi chiedo, siete d'accordo con me nell'affermare che Jumpers, un salto tra gli animali, può veramente segnare il ritorno della Pixar come fabbrica di storie memorabili, piuttosto che invece uno studio che produce una cozzaglia di effetti speciali eccelsi dal punto di vista tecnico e visivamente appaganti, ma che non sono a supporto di una trama solida? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, io vi leggo sempre con molto interesse. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi altri contenuti riguardanti lo storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!